Religione universale e neopaganesimo. Tra riti amazzonici e riti Maya. Le nuove frontiere del falso Pietro. Alla fine del 2024, la Chiesa Cattolica Romana lancerà una fase sperimentale di 3 anni per un nuovo rito liturgico dedicato alla regione amazzonica, segnando una tappa importante verso l'inculturazione della liturgia. Questo rito, ispirato alla cosmovisione della religione unica mondiale voluta dai massoni e alle tradizioni delle popolazioni indigene, ha origine dal Sinodo dei Vescovi del 2019 per la regione panamazzonica. Secondo padre Agenor Brighenti, influente teologo vaticano, la sperimentazione del rito rappresenta un passo fondamentale nel processo di evangelizzazione delle popolazioni indigene, pur nel rispetto del loro credo. Il rito amazzonico nasce dall'esigenza di avvicinare maggiormente la liturgia cattolica alle culture locali dell'Amazzonia. Durante il Sinodo del 2019 è stata suggerita la creazione di un rito che riflettesse le tradizioni spirituali e culturali delle popolazioni indigene. Il documento finale del Sinodo chiedeva un rito che comprendesse simboli, riti e visioni del mondo proprio di queste popolazioni, con l'obiettivo di rafforzare l'opera di evangelizzazione in una regione complessa e spesso trascurata. Questo rito mira a incorporare elementi indigeni, come danze, canti e strumenti musicali locali, in un contesto liturgico che rispetti il nucleo del messale romano. L'ispirazione è stata presa dal rito zairese, introdotto nel 1988 nella Repubblica Democratica del Congo, che è diventato un modello per l'inculturazione liturgica. Papa Francesco ha sottolineato come il rito zairese abbia integrato elementi culturali senza compromettere l'essenza della liturgia cattolica, e ha auspicato che il rito amazzonico possa seguire una strada simile. Mentre la Chiesa si prepara alla sperimentazione del rito amazzonico, è in corso anche la valutazione di un nuovo rito Maya, proposto dai vescovi cattolici messicani. Questo rito mira a integrare le pratiche religiose tradizionali dei Maya, popolazione indigena con una lunga storia e una profonda spiritualità. Tuttavia, questa proposta ha destato preoccupazioni a causa del rischio di sincretismo, ovvero di mescolare elementi pagani con la liturgia cristiana. Da notare è che la cultura Maya usa delle danze rituali, previste alla fine della messa. Queste danze sono considerate dei mezzi per comunicare con gli dei e con gli spiriti. Secondo la dottoressa Maike Hickson, che ha studiato la bozza del rito, il rito Maya include azioni liturgiche ispirate a rituali pagani precolombiani. Nonostante ciò, i vescovi messicani sostengono che l'introduzione di questo rito permetterebbe alle comunità indigene di esprimere la propria fede in modo più autentico, rispettando le loro tradizioni culturali. Il Vaticano sta attualmente esaminando la proposta, con il Dicastero per la dottrina della, chissà quale, fede, che sembra incline all'approvazione. Entrambi i riti hanno sollevato dibattiti all'interno della Chiesa. I sostenitori dell'inculturazione vedono queste iniziative come un'opportunità per avvicinare le popolazioni indigene alla fede cattolica, rendendo la liturgia più accessibile e significativa per loro. D'altra parte, i critici, specialmente nei settori più conservatori, temono che l'inclusione di elementi culturali locali possa compromettere l'universalità e la purezza della liturgia cattolica. La presenza di simboli legati a pratiche spirituali precristiane, come la venerazione della Pachamama nel rito amazzonico o i rituali pagani nel rito Maya, ha già suscitato forti polemiche. Per quanto riguarda il rito amazzonico, le 13 commissioni incaricate della sua elaborazione stanno lavorando su una vasta gamma di aspetti, tra cui i sacramenti, l'anno liturgico e la liturgia delle ore. Questo rito non si limiterà alla celebrazione della messa, ma cercherà di integrare pienamente le tradizioni spirituali e culturali dell'Amazzonia nella vita liturgica delle comunità. Secondo padre Brighenti, l'obiettivo è permettere alle comunità ecclesiali di esprimere la loro fede in modo coerente con la loro cultura e i loro costumi, mantenendo però la continuità con la tradizione cattolica universale. La falsa Chiesa bergogliana, però, ha fatto i conti senza l'oste, perché, per la stragrande maggioranza dei fedeli cattolici, è inconcepibile che la Chiesa possa accogliere riti che sembrano sfociare nel sincretismo, rischiando di compromettere la natura universale e immutabile della liturgia cattolica. La tradizione della Chiesa è radicata in una liturgia che si rifà alla rivelazione divina e alla trasmissione apostolica, non alle pratiche indigene o culturali che potrebbero contraddire gli insegnamenti fondamentali del cristianesimo.